Il marketing non esiste. Sì, hai capito bene. Sentiamo parlare costantemente di marketing, sentiamo parlare costantemente di vendita. Ma perché il marketing non esiste? Innanzitutto, perché esiste la parola marketing? Io la ricollego a due cose fondamentali. La parola marketing serve tanto alle grandi aziende e multinazionali per dividere i vari settori in cui è composta e quindi c'è anche il reparto marketing, quindi per una ottimizzazione. Ecco perché esiste la parola marketing. Il secondo motivo invece è un po' più, diciamo, subdolo, che è il motivo per cui esiste proprio la vendita, soprattutto la vendita come la conosciamo. La parola marketing esiste per deresponsabilizzare le persone che la fanno rispetto ai valori che stanno mettendo, rispetto al comportamento che hanno verso le altre persone. Cosa significa? Se io vendo un prodotto che le persone non serve, cioè un prodotto che non serve loro, cosa faccio? Gli dico, questo è marketing. Quindi mi scuso con la persona dicendo, vabbè, io te l'ho venduto, però è marketing, che cosa ci devo fare? Devo vendere, devo pur campare. Bene, chi fa questo non lo farebbe assolutamente mai a se stesso e quindi è una pratica che non va assolutamente fatta. Ma perché nasce però questa pratica? Cioè perché il marketing non esiste? Innanzitutto andiamo a capire chi sono le persone coinvolte nel marketing e l'ho appena detto, sono le persone. Siamo tutti persone, siamo tutti esseri umani e quindi come esseri umani ma come sistemi complessi cosa facciamo? Comunichiamo. Quindi la comunicazione serve a fare in modo di creare relazioni. Ma il marketing che ruolo ha in questo? Il marketing è fondamentalmente, poi c'è chi mi andrà contro, c'è chi mi darà ragione, in realtà il marketing oggi viene vista come l'ultima fase della vendita, a volte il branding viene visto dentro il marketing, ma per comodità lo dividiamo, il branding è il branding, il marketing è il marketing. Il marketing che cos'è? Il marketing è la comunicazione atta a far compiere alle persone una azione. Quindi relativa può essere o alla vendita o all'acquisizione di un contatto, di un lead e così via. Quindi il marketing lo ritroviamo costantemente nella nostra vita. Quando io voglio convincere un mio amico a venire a cena a casa mia, gli sto facendo del marketing, lo sto persuadendo. Ecco quindi che il marketing è uno strumento di comunicazione che noi adoperiamo costantemente ed è semplicemente comunicazione. Non lo possiamo dividere dalla nostra persona, non è che lo possiamo chiamare marketing, è semplicemente comunicazione. Poi può essere di tipo manipolatorio o può essere di tipo persuasorio. Diciamo che una comunicazione manipolatoria è una comunicazione che va, diciamo, spesso in una sola direzione, è molto sbilanciata in una sola direzione. Invece una comunicazione persuasoria è una comunicazione che serve a convincere la persona che l'obiettivo vada bene ed è vantaggioso per entrambi. Ci siamo trasformati da Homo faber a Homo suadens. Quando eravamo dei cacciatori raccoglitori ci siamo messi d'accordo davanti a un fuoco per mangiare insieme la preda che avevamo preso oppure le bacche che avevamo raccolto. Perché? Perché era molto più vantaggioso per noi a livello evoluzionistico. Ecco quindi che il marketing è sempre esistito. Ma semmai il problema dei business è un altro, che la focalizzazione che ha un business purtroppo è sulla vendita. Invece la vendita è soltanto una diretta conseguenza di un voler migliorare il mondo. Se io vivo delle mie passioni, amo fare quello che faccio, ispiro gli altri a fare lo stesso della propria vita. E la vendita è soltanto una diretta conseguenza di voler cambiare il mondo. Io, tra l'altro ormai da un paio di anni, anche grazie alla mia agenzia IFE, non ho mai venduto un servizio o un prodotto grazie a una sponsorizzata. Perché? Perché io ogni giorno, attraverso i miei canali di informazione e di comunicazione, faccio vedere quello che faccio e creo fiducia nelle persone. E le persone acquistano la mia fiducia, acquistano la fiducia che hanno in me. Ecco quindi che la vendita è semplicemente una diretta conseguenza della mia passione che metto nel mio lavoro e della voglia di cambiare il mondo, perché io utilizzo il mio lavoro per cambiare il mondo. Ovviamente il mondo che io desidero, io ho una visione, utilizzo il mio lavoro per arrivare a quella visione.
Ecco quindi che il marketing non esiste. Sono tutte quante parole che ci siamo inventati per metterci d'accordo su alcune cose, come abbiamo detto, le grandi aziende per creare dei vari settori che possono comunicare poi con altri, ma soprattutto negli ultimi 30, 40, 50, addirittura 60 anni per fregare le persone. Quando è che freghiamo le persone? Quando abbiamo una comunicazione manipolatoria che è spinta soltanto in una direzione tra due interlocutori. In questo caso è spinta soprattutto verso l'azienda che vende dei prodotti che non servono alle persone. Non solo, la maggior parte delle aziende che cosa fa? La maggior parte delle aziende crea e vive sui vuoti interiori delle persone e non gli dà delle soluzioni per colmare autonomamente quei vuoti interiori, gli dà delle soluzioni per colmare temporaneamente i propri sintomi, il proprio dolore a quei vuoti interiori che hanno. Ecco quindi che è un sistema malato e perverso e attenzione, è lo stesso sistema che oggi ha causato la crisi climatica. Perché se oggi abbiamo una crisi climatica non è perché appunto stiamo utilizzando troppa plastica, non stiamo utilizzando lo spazzolino in bambù, non stiamo utilizzando la borraccia, è perché siamo scollegati. L'essere umano sta male, il pianeta sta male perché l'essere umano sta male. Ecco quindi che per risolvere questo problema dobbiamo fare una cosa più di tutte, riconnetterci con ciò che siamo e noi siamo natura.